A voi, o Signore, che avete ricevuto gli onori divini, io dico questo. Siamo infine stati conquistati e ridotti alla mercé del nemico. Né Gerusalemme, quando venne conquistata, ebbe a sopportare cose più terribili di quelle che abbiamo sopportato noi, né la Samaria quando venne invasa, neppure l'isola di Cipro ebbe a soffrire quello che abbiamo sofferto noi, e così pure le lande barbariche e qualsiasi altra città di cui si sia mai fatto menzione. Tale fu il massacro che in un solo giorno tutte le armi che i difensori avevano adoperato vennero distrutte e i forti vennero costretti alla debolezza. La violenza del nemico costrinse tutti i difensori ad arrendersi, quei difensori che per forza e valore io non esito a definire giganti, uomini che si impegnarono prima di quel giorno terribile con tutte le loro energie e sopportarono la fame, lo sforzo e così tante ferite che subirono per amore di nostro Signore Gesù Cristo. E infine, quando i nemici irruppero in città, vennero tutti passati a fil di spada. Quelle che avete appena ascoltato sono le parole di un certo Teodosio, un monaco siciliano vissuto nel IX secolo d.C. In questa, che è una lettera che lui scrisse qualche anno dopo i fatti, e indirizzò a un certo vescovo Leo, di cui non sappiamo niente perché moltissime cose di quel tempo sono andate perdute, Teodosio racconta gli ultimi giorni della città di Siracusa, o meglio, gli ultimi giorni della città di Siracusa per come lui l'aveva conosciuta e amata. Teodosio era un Romeo, quindi era un cittadino romano dell'impero, lui si percepiva sicuramente come un cittadino dell'impero romano, ma è quello che noi oggi erroneamente, molti di noi erroneamente chiamerebbero un bizantino. Cioè con tutta probabilità era nato qui in Sicilia, era cristiano naturalmente, ma serviva l'imperatore, quello che noi chiameremmo imperatore d'Oriente. Da chi era assediata la città di Siracusa? Chi erano queste persone che, secondo Teodosio, che era un testimone oculare, una strage di quel tipo? E la risposta semplice sarebbe dire che erano gli arabi. Erano gli arabi che, dopo essere sbarcati nell'altro capo dell'isola, vicino a quella che oggi è Mazara del Vallo, un posto che si chiama Granitola, posto molto bello tra l'altro, piano piano avevano cominciato a espandersi in tutta la Sicilia e a un certo punto erano arrivati fino alla sponda orientale dell'isola, dove c'era Siracusa. Siracusa era il centro di potere dell'impero romano d'Oriente, anzi dell'impero romano, perché non c'era più l'impero romano d'Occidente, quindi l'impero romano era uno, e infatti Giustiniano aveva, tra le tante cose che era riuscito a fare, era anche riuscito a riconquistare, a strappare la Sicilia al controllo dei barbari, cioè visigoti e ostrogoti, e farne una delle tante roccaforti per un ipotetico progetto di riampliamento a occidente. Progetto che ovviamente non andò a buon fine e quindi al tempo di cui stiamo parlando gli arabi, continuiamo a chiamarli arabi, spiegheremo perché questo è un termine abbastanza scorretto dal punto di vista storico e storiografico, arrivano a conquistare il centro di potere, la capitale potremmo dire. A quel punto sono in controllo di tutta la Sicilia. Hanno ottenuto un grandissimo vantaggio da questo punto di vista perché chi controlla la Sicilia di fatto controlla il Mediterraneo centrale. Che cosa successe a Teodosio? Beh, non sappiamo tutto. Sappiamo che le cose che avete sentito lui le scrisse mentre era in carcere. Non era in carcere a Siracusa, che venne completamente distrutta, era in carcere a Palermo. Palermo diventò una città importante, diventò in un certo senso quello che è oggi a seguito dell'invasione degli arabi, e infatti lo stesso Teodosio racconta il suo arrivo insieme ad altri prigionieri a Palermo, il suo incontro con l'emiro di Palermo, e poi una parte di questa prigionia. Sappiamo anche che dopo 7 anni tutti i prigionieri teoricamente vennero riscattati, ma da quel momento in avanti di Teodosio non sappiamo nulla, quindi lo possiamo presumere morto. Perché ho deciso di parlarvi di una figura storica così oscura? Cioè, per chiarirci, per riuscire a risalire al testo di questa lettera di Teodosio, ho dovuto utilizzare delle fonti anglosassoni, cioè io ho dovuto tradurre dall'inglese, controllare il testo latino che si trova e vedere se la traduzione era corretta e poi passarla all'italiano, chiaramente modificarla anche un po' in base al mio gusto e alle nostre necessità. Perché questi sono pezzi di storia che sono stati, se non cancellati, comunque molto ridimensionati dall'approccio storiografico tradizionale. Anche se in realtà è molto importante. Abbiamo appena detto, chi controlla la Sicilia controlla un grosso pezzo dei traffici militari e civili
della parte centrale del Mediterraneo, e soprattutto si crea, volendo, anche se poi vabbè, lo stretto di Messina non è proprio il pezzo di mare più navigabile del mondo, non lo è oggi, non lo era a quei tempi, comunque si crea una porta d'accesso notevole al resto dell'Italia. Infatti quando fu il momento di invadere l'Italia, gli americani scelsero nel 1943 di cominciare dalla Sicilia e poi risalire, perché è un'ottima posizione se si riesce a conquistarla, e purtroppo si riesce a conquistarla senza troppe difficoltà, come si è visto nella storia. E quindi, perché non dare la giusta importanza ai conflitti in quest'isola? Oggi proveremo a rispondere a questa domanda, ma soprattutto proveremo a rispondere a un'altra domanda. Anzi, proveremo a contestare un mito. Mito ovviamente non in senso tradizionale, ma mito nel senso di una convinzione radicatissima, tanto al di fuori, ma soprattutto nella popolazione siciliana, che viene utilizzata come preconcetto. Cioè, prima di fare qualsiasi affermazione, moltissime persone concordano con un preambolo, che danno per scontato. Cioè, è quello che in matematica si direbbe un assioma. Non si dimostra, ma è così. E diciamo, dà forma a tutto il resto. E gli assiomi, perché poi sono in realtà una costellazione che si arrotola attorno a un centro, sono più o meno questi. Uno, e la Sicilia e i suoi abitanti sono un mix di varie culture, tanto dal punto di vista proprio della cultura, nel senso delle espressioni artistiche, linguistiche, eccetera, ma anche e soprattutto dal punto di vista genetico, cioè che i siciliani sono un mix di varie popolazioni che si sono succedute e si sono mescolate tra loro per formare i siciliani moderni, che quindi non possono fare risalire le loro origini esattamente a un dato gruppo o comunque a una certa uniformità, ma sono in realtà ognuno un po' il prodotto di una mescolanza con percentuali differenti. 2. Che la Sicilia è una terra di accoglienza, nel senso che è un posto in cui i conflitti ci sono stati, però sono stati, diciamo, poi sempre mediati dalla capacità di trovare un po' la quadra tra le varie parti tra le varie popolazioni. Cioè che, sì, c'è stata la guerra in Sicilia, però le guerre tutto sommato si risolvevano un po' alla veloce e poi si trovava un equilibrio basato sulla tolleranza. E 3. Che le nostre le continue invasioni, che sono state il filo rosso della storia di questa regione, hanno arricchito la regione stessa. Cioè, in fondo è stato un bene avere avuto tanti conquistatori, perché ognuno di loro ci ha lasciato qualche cosa prima di andarsene, prima di essere sostituito dal conquistatore successivo. E questa in fondo è la nostra ricchezza, cioè che siamo l'insieme di questi regali che ci vengono da tutti questi popoli che nel tempo hanno conquistato questo pezzo di mondo. Ora sono 160 anni che non veniamo conquistati da nessuno, e infatti, secondo una certa interpretazione del nostro tessuto sociale, questo ci fa un po' male, perché siamo alla stagnazione. Stavo anticipando il tema, ma comunque in questo video io cercherò di discutere di questi assiomi per cercare di provare con degli strumenti scientifici, interpretativi e linguistici, insomma tutto quello che mi è dato a disposizione, che in realtà non è vero niente. Cioè, questi assiomi sono fondamentalmente falsi, e che situazioni di questo tipo, situazioni intellettuali, cioè configurazioni intellettuali di questo tipo, ovviamente non riguardano solo la Sicilia. Io conosco benissimo questa, cioè questo uso di preconcetti come considerati assoluti, di verità come prerequisiti della conversazione, ma che in realtà ci sono tanti posti nel mondo in cui questo succede, e quasi sempre questi assiomi non è che sono assiomi, sono semplicemente strumenti utili a una parte per influenzare tramite il racconto storico e il pre-racconto storico, cioè le cose su cui tutti devono concordare e non possono mettere in discussione, il discorso politico nel presente. Benvenuti su Signum, un posto libero in cui esploriamo e cerchiamo la verità senza pastoie
e senza ipocrisie. Oggi in qualche modo viaggiamo, voi viaggiate, io rimango a casa mia, perché per la prima volta, non l'ho mai fatto, diciamo, pubblicamente, ho deciso di raccogliere un po' le mie conoscenze per contestare una serie di argomenti, quelli che dicevo prima, che io sento ripetere, soprattutto dai politici, ma non soltanto dai politici, anche dalle persone comuni, e questa è la parte peggiore, fin da quando sono bambino, che secondo me, a parte l'irregolarità, diciamo, logica, comunicativa, fanno un grandissimo male, o meglio, servono a una parte politica per perseguire i suoi obiettivi. Una cosa che abbiamo ripetuto tantissime volte su questo canale, ma d'altronde non avevamo bisogno di ripeterla noi, perché già lo stesso Orwell aveva detto che chi controlla il passato controlla il futuro. E in effetti è esattamente così. Io mi permetto di aggiungere, non che io voglia permettermi di discutere o pensare di migliorare quello che ha detto Orwell, ma io direi che quelli che controllano la narrazione e soprattutto la pre-narrazione, cioè i paletti oltre i quali non bisogna andare, perché altrimenti si è fuori dal discorso per come è accettabile, davvero controllano il presente e non importa il risultato delle elezioni se una parte controlla la narrazione, perché si può vincere e arrivare ad avere anche percentuali russe, l'80% dei parlamentari, ma se l'altra parte controlla comunque la comunicazione e controlla il passato in un certo senso, la battaglia è persa. E allora proviamo a vederlo davvero questo passato, proviamo a vederlo però senza astrazioni e a dire le cose per come possiamo, in un certo senso, credere che siano davvero accadute. Per comodità ho deciso di dividere questo video in 3 macro sezioni. La prima riguarda la genetica, la seconda riguarda la lingua e la terza riguarda la cultura. Cominciamo quindi subito dalla prima, che è anche la più spinosa, ve lo anticipo, ed è anche quella in cui in qualche modo bisogna entrare in territori che io certamente non conosco, non essendo né uno scienziato né tantomeno uno scienziato specializzato in questo settore, però gli studi sono inequivocabili se uno li vuole studiare a fondo. Molto spesso dai discorsi della gente comune qui in Sicilia, gente comune che abbia però un minimo di velleità cognitive e comunicative, si potrebbe dedurre che la Sicilia sia praticamente gli Stati Uniti d'America, però un millennio prima. Cioè che ognuno di noi, in qualche modo, si porti dietro come bagaglio, in percentuali variabili, tutte le tracce di chiunque sia passato da questo pezzo di mondo. Cioè che in sostanza ognuno di noi sia 20% arabo, 30% normanno, 15% francese e quello che rimane di qualcos'altro. Che queste percentuali possano variare in un certo modo e che questo si possa riflettere su composizione visiva della popolazione. L'idea cioè è che i siciliani in senso biologico non esistano, siano una mescolanza da cui non si può più districare il punto zero, l'origine, e che in questo quindi siano diversi da altre popolazioni dell'Italia che invece sono molto più compatte. Ne deriva, e questo è interessante, che quindi il siciliano non dovrebbe mai avere atteggiamenti che sfocino per esempio nell'identitarismo. Cioè l'identitarismo se lo possono permettere i lombardi, se lo possono permettere i veneti, infatti se lo permettono tantissimo, se lo possono forse permettere i toscani, ma noi certamente non ce lo possiamo permettere, perché identitari di cosa? Cioè che identità abbiamo? Non abbiamo nessuna identità, visto che siamo fondamentalmente tutti bastardi, cioè siamo tutti nati da questo melting pot tipo newyorkese. Questo viene usato molto spesso come strumento per rimproverare i siciliani, quei siciliani che ogni tanto fanno discorsi un po' conservatori, cioè del tipo forse sarebbe meglio non permettere a chiunque di entrare sul nostro territorio e prendere la cittadinanza. Ecco, se questo discorso lo fa un milanese, vabbè poi milanese è interessante perché in realtà i milanesi biologicamente, etnicamente sono una cosa che forse loro davvero sono un melting pot. Ma se lo fa un milanese, questo discorso viene accolto eventualmente con ostilità, ma non con stupore. In un certo senso ce lo aspettiamo che faccia questo tipo di discorso, no? Ci aspettiamo Alberto da Giussano, spada su, Lega Nord. Se qualcuno di noi fa questo discorso, non solo viene accolto con ostilità, ma gli viene pure detto, ma proprio tu fai questo discorso? Che non sai chi sono i tuoi padri, che non sai da dove vieni, forse sei arabo, forse sei greco, chi lo sa da dove vieni. La questione però è che questo era un discorso sostenibile fino a centinaio d'anni fa. Con le scoperte scientifiche,
Io adesso è una cosa che non faccio mai, comunque nella descrizione del video linkerò gli studi a cui mi riferisco. Abbiamo però la possibilità di studiare le componenti genetiche e comparare la popolazione siciliana attuale nelle sue province con materiale genetico di siciliani molto 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 antichi. In particolare c'è uno studio molto interessante del 2025, quindi recentissimo, 2024, uno dei 2 anni, uno studio internazionale, non è uno studio condotto in Italia, perché in Italia non si fa ricerca di questo tipo, meno che mai si fa ricerca su un argomento su cui non conviene tanto fare ricerca. Comunque, questo studio che cosa ha fatto? Ha preso dei resti da antiche sepolture, tra l'altro sepolture di quasi tutte le culture, cioè sepolture paleocristiane, sepolture più antiche del cristianesimo, quindi stiamo parlando di più di 2000 anni fa, sepolture islamiche, non nel senso di, cioè non lo sappiamo se c'erano dentro persone musulmane, ma sta di fatto che comunque erano stati seppelliti con rituale islamico. E poi ha comparato questo DNA con il nostro di siciliani del presente. Quello che è emerso è una grande e sorprendente stabilità. Sembra che nelle sue componenti autosomiche, fondamentalmente, il DNA dei siciliani non è cambiato più di tanto. Che c'è una componente stabile che è più o meno la stessa da quando i primi popoli, quelli che a scuola si definiscono popoli del mare, comunque stiamo parlando di più di 1000 anni prima di Cristo, si insediarono in Sicilia. Forse ci arrivarono dal continente, forse ci arrivarono dal mare. Fatto sta che quello è il nucleo di popolazione dei siciliani. Quello è il nucleo dei siciliani anche contemporanei. E che in realtà, con poche eccezioni, tutti i popoli che sono passati in Sicilia come conquistatori non abbiano lasciato poi tanto dal punto di vista del DNA. Questo che cosa ci dice? In qualche modo sembra che, e forse non è sorprendente essendo un'isola, anche se un'isola molto vicina al resto dell'Italia, ci dice che in qualche modo i siciliani somigliano un po' ai greci delle isole, somigliano un po' ai sardi, somigliano un po' a tutti i popoli mediterranei che in qualche modo nel tempo hanno avuto tantissime dominazioni. Cioè che quelli che arrivavano non arrivavano qui per mescolarsi con la popolazione locale, quelli che arrivavano qui arrivavano per ragioni economiche, lo vedremo nella seconda parte e nella terza parte anche. E che quindi non solo noi non siamo affatto un mix, non siamo New York, non siamo il melting pot, un po' bianchi, un po' neri, un po' asiatici, non siamo niente di questo, grosso modo siamo sempre gli stessi. Dal punto di vista, ovviamente dal punto di vista genetico, dal punto di vista culturale non siamo sempre gli stessi, se no io non vi starei parlando in lingua italiana, anche se pure questo è interessante e lo vedremo nella parte sulla lingua. Una cosa è sicura, c'è una linea narrativa che dice che noi come siciliani siamo molto più affini ai nordafricani dal punto di vista genetico di quanto non siamo affini al resto, per esempio, dell'Italia. Questo è completamente falso, è un'invenzione. Nello studio che ho menzionato e in uno studio precedente del 2009 si è dimostrato, ma diciamo abbastanza anche, cioè una cosa abbastanza visibile, che il DNA dell'aplogruppo J2, che grosso modo è quello che fa capo alla zona del Nord Africa, quello che oggi è Maghreb, in Sicilia oscilla tra lo 0,5% e il 7,5%. Sono stime, chiaramente c'è un grosso delta. E che comunque nella regione in cui, nella regione inteso come spazio del territorio in cui è più alto, che è Ragusa, non dovrebbe superare il 9%. Sono percentuali che sono comunque più basse, per esempio del Portogallo o della Spagna, la Spagna del Sud. Sono percentuali più basse, molto simili alle percentuali di Creta, Cipro e della Grecia. Il che tra l'altro ci dice una cosa molto interessante, che quando si parla di affinità biologica con gli arabi, che poi ovviamente in esteso si intende arabi musulmani, in realtà probabilmente questo è falso, nel senso che queste affinità probabilmente alcuni di noi, chi più chi meno, le hanno con le popolazioni per esempio berbere, e ci arriveremo a questo, anzi ci arriviamo subito. Quindi non esiste
scientificamente nessun dato attendibile che dica che i siciliani sono in qualche modo comparabili con i moderni, per esempio i moderni abitanti dell'Egitto, che sono una popolazione in cui l'haplogruppo J2 è incredibilmente più alto. Se invece parliamo di haplogruppo J1, che è quello più propriamente detto degli arabi intesi come Maometto e compagnia, se vogliamo proprio intendere quelli della penisola arabica che poi andarono a espandersi e conquistare, come abbiamo detto nel primo episodio di Signum, un po' tutto il Medio Oriente e poi anche parte dell'Europa, ecco, lì le cose cambiano completamente. Questo haplogruppo è per esempio presente in Yemen al 72% della popolazione maschile, in Qatar al 58%, cioè, questa è la percentuale. Dal punto di vista genetico noi siamo totalmente indistinguibili anche dagli altri popoli del meridione d'Italia e dell'Albania, per esempio, tutto il bacino del Mediterraneo. Il che tra l'altro però significa anche un'altra cosa, cioè che chi millanta di avere discendenze normanne, cioè di avere discendenze del nord Europa, allo stesso modo sta dicendo una cosa abbastanza poco concreta. A parte qualche esempio, e a parte alcuni esempi interessanti, per esempio un paesino dalle parti di Palermo che si chiama Caccamo, dove questo l'haplogruppo invece del nord Europa, è molto presente, arriva quasi al 20% dei maschi, ecco, anche i normanni hanno lasciato poco, per non parlare poi dei francesi che sono stati qui pochissimo e di tutti gli altri. Grosso modo noi siamo sempre gli stessi. La parte che invece potrebbe avere ascendenze medio orientali o comunque del Nord Africa, per spiegare da dove possono venire ci serve capire meglio chi sono quelli che noi chiamiamo arabi che invasero la Sicilia, in tante fasi tra l'altro, perché l'invasione araba della Sicilia spesso viene raccontata come una cosa veloce e indolore, in realtà non è stata per loro e nemmeno per noi veloce e indolore. Intanto cominciamo con un fatto estremamente interessante. Quasi tutti quelli che fisicamente compirono l'invasione erano persone che venivano dal Maghreb, avevano nomi arabi spesso, ma spesso questi nomi arabi erano appunto arabizzazioni. Ma geneticamente, culturalmente anche, perché non era passato molto, il processo di arabizzazione ancora era lontanissimo dall'essere compiuto. Questa era gente che probabilmente parlava arabo sì e no, parlavano la loro lingua. E quale lingua era? Era la lingua degli Mazighen. Questi erano berberi fondamentalmente, quelli che noi in Europa poi chiamavamo berberi. Ma per la verità questo esercito abbastanza considerevole per gli standard del tempo, che arrivò in Sicilia, conteneva gente che veniva un po' da tutto il Medio Oriente. Per esempio, in modo molto interessante, questo è molto interessante secondo me, il capo di queste persone chi era? Era un tizio che si chiamava, il suo soprannome in realtà, perché molti di queste persone avevano dei soprannomi in arabo, poi avevano anche un loro nome che diciamo si mantenevano, comunque lui si faceva chiamare Asad, in arabo leone, ma non era arabo, questo era nato in un posto vicino alla moderna Baghdad, e la sua famiglia era una famiglia persiana. Il capo delle forze di invasione islamica in Sicilia, alla testa di un esercito di berberi, era un persiano. Assieme a lui c'era gente che veniva veramente da ogni angolo di quello che stava per diventare l'impero islamico. Di arabi, in senso stretto, cioè persone della penisola arabica, probabilmente ce n'erano molto pochi. Ed è normale, perché non avevano voglia di sporcarsi le mani andando a combattere. Mandavano la gente che in qualche modo doveva farsi una posizione, perché partiva da basi peggiori. Poi questo Asad morì abbastanza presto e arrivarono altri capi, anche loro delle origini più disparate, finché poi la Sicilia non divenne un emirato, e allora lì sì che arrivarono i Fatimidi in seconda battuta e il potere venne gestito effettivamente da persone almeno di cultura araba. E a questo punto noi non possiamo, prima di entrare nella seconda parte del racconto, perché è fondamentale in questa introduzione storica per quello che diremo, discutere un po' di quello che successe dopo che la conquista arrivò a termine. Tra l'altro l'ultima città a cadere cadde solo nel 965, quindi tra la caduta dell'ultima roccaforte cristiana in Sicilia e poi l'arrivo dei Normanni in realtà passa non tantissimo, per dare un'idea della complessità della situazione. Comunque, come si viveva? Come vivevano le persone durante la dominazione araba della Sicilia? Perché poi questa è una grande domanda che in fondo ci aiuta a capire meglio, per esempio, l'evoluzione della lingua, l'integrazione della lingua. Intanto abbiamo un paio di dati interessanti che, tra l'altro, perché le cose fanno sempre dei giri grandi e poi tornano, si ricollega al nostro primo video.
una delle cose che gli arabi portarono in Sicilia fu la schiavitù. In Sicilia arrivarono moltissimi ebrei che poi rimasero per tanto tempo e divennero anche, se non una componente cruciale, comunque una componente importante della vita di corte dei re normanni. Ma come ci arrivarono? In che condizione ci arrivarono questi ebrei in Europa? Erano per lo più servitori di nobili signori arabi che avevano tante funzioni. Più che altro avevano funzioni intellettuali, c'erano precettori, erano intellettuali, erano artisti. I siciliani, che erano al 99% cristiani, a quel punto della storia, secondo la tradizione, diciamo, che a quel punto era abbastanza consolidata, di tutti i luoghi conquistati dagli arabi, gli venivano date due possibilità: o convertirsi, cambiare nome e quindi diventare cittadini a tutti gli effetti, cittadini si va per dire, non è la gran democrazia, però comunque diventare membri effettivi di una società con tutti i diritti e senza oneri aggiuntivi, oppure non convertirsi e dover pagare delle tasse, vivere come protetti, e pagare delle tasse molto più elevate e praticamente non avere alcun diritto, quello che noi oggi chiameremmo diritto civile, ma proprio neanche quelli più di base. La cosa sorprendente è che in Sicilia solo circa il 50% delle persone si convertì all'Islam. Il restante 50% decise di non convertirsi e vivere queste esistenze per generazioni, da oggi diremmo un termine un po' che non c'entra, non è molto storico, comunque di vite da cittadini di serie B. Soprattutto nella parte occidentale dell'isola, nella fattispecie attorno a Palermo, sembra strano a dirsi ma è così, molte persone decisero di non convertirsi e di rimanere come dhimmi. Dal punto di vista economico, la situazione dell'isola migliorò parecchio, nel senso che, ma non migliorò per meriti degli invasori, anzi, semplicemente migliorò perché il peggioramento, come tutta l'Europa, ma soprattutto l'Europa meridionale, che era avvenuto durante la dominazione dei bizantini, dipendeva dal fatto che il mare non era disponibile, non si poteva commerciare per mare, non si potevano inviare messaggi, non si poteva rimanere in comunicazione col resto dell'Europa e quindi ovviamente questo distrusse l'economia. È la famosa teoria dello spostamento dell'asse verso il nord dell'Europa. Più sud della Sicilia non c'è in Europa e quindi noi e la Spagna furono quelli a essere più penalizzati in assoluto. Con gli arabi al comando chiaramente non c'era più pericolo di pirateria, pirateria istituzionalizzata degli arabi stessi, e quindi l'economia ebbe in effetti un miglioramento. La cosa interessante è che però c'è un altro falso storico, che è il fatto che gli arabi apportarono notevoli migliorie, per esempio nella coltivazione, e portarono alcune piante che ancora oggi noi coltiviamo, per esempio gli agrumi, e che invece prima non erano presenti in Sicilia. Quando si dice gli arabi, si dice un falso storico. Esattamente come l'esercito islamico era composto da tantissimi membri di tantissimi popoli diversi, anche i tecnici che arrivarono in Sicilia erano di tantissimi popoli diversi, quasi tutti non arabi, anche perché gli arabi che tradizione di coltivazione avevano? Praticamente nessuna. Erano un popolo seminomade che viveva nel deserto e che non aveva necessità di coltivare. Vivevano d'altro, vivevano soprattutto come mercenari al tempo dell'impero romano e poi in seguito come mercanti, soprattutto di schiavi, carovanieri e altre cose. Non erano degli esperti agricoltori. Quali popoli erano esperti di agricoltura? Quelli che in effetti avevano una tradizione, cioè tutti i popoli che gli arabi incontrarono e sottomisero per debolezze varie nella loro espansione verso Oriente e nella loro espansione verso Occidente. Furono molto probabilmente quei tecnici a portare migliorie e innovazioni in Sicilia, oppure furono gli stessi locali che finalmente però potevano commerciare con il resto del mondo. Un'altra cosa, che spessissimo viene usata come argomento politico, è il discorso sulla tolleranza. Nella Sicilia islamica non c'era nessuna tolleranza. Era un regno, un emirato, ma regno è la stessa cosa, medievale, settario, in cui c'erano cittadini con diritti, pochi, e cittadini senza alcun diritto che non si aspettavano, e in effetti non dovevano aspettarsi, nessuna forma di validazione delle proprie istanze. Il mito di questa regione florida, piena di tolleranza, con questa enorme città di Palermo che in effetti andava espandendosi a dismisura, è una cosa creata soprattutto da uno storico siciliano che si chiama Michele Amari,
in una corrente di quello che noi poi in Europa chiamammo orientalismo, cioè questa fascinazione per tutto quello che era orientale e soprattutto che non era influenzato dal cristianesimo. Ma la realtà è che stiamo parlando di un regno, come tutti gli altri al Medioevo, in cui le persone non capivano, non avevano e non avevano ancora inventato i concetti come noi di tolleranza, diritti umani, eccetera. Un'altra questione usatissima come chiavistello sempre per creare questa idea che i siciliani sono diversi dagli altri popoli d'Italia e dagli altri popoli d'Europa in quanto ibridi, riguarda la lingua. Intanto cominciamo da un fatto: non esiste la lingua siciliana. O meglio, la lingua siciliana ovviamente esiste in tantissime variazioni, al punto che ci sono almeno 8 o 9 famiglie di dialetti che sono molto diversi l'uno dall'altro, e empiricamente se sentite parlare una persona di Catania e una persona di Palermo, se non siete siciliani potete fare questo esperimento, sentirete una fonetica completamente diversa, parole completamente diverse, probabilmente entro certi limiti sono mutualmente intellegibili l'uno per l'altro, ma comunque con differenze soprattutto fonetiche che per esempio renderebbero la scrittura di questi dialetti profondamente diversa. Dovremmo utilizzare dei segni grafici diversi gli uni con gli altri. Non esiste un siciliano scritto standard, non esistono documenti scritti in siciliano nel tempo moderno, esistono canzoni, esiste qualche racconto, non esistono romanzi che abbiano raggiunto un certo livello di popolarità. Quindi dal punto di vista linguistico, in senso istituzionale, il siciliano non esiste. Se leggete per esempio Wikipedia in siciliano, che è scritto in un siciliano ricostruito, cioè un'ipotesi, diciamo, di siciliano neutro che potrebbe andare bene per tutti quanti, vi renderete conto, poi paragonandolo alla lingua parlata di qualunque siciliano, che c'è una differenza enorme, che quella lingua di Wikipedia si potrebbe insegnare a scuola e si potrebbe rendere istituzionale con una grammatica, ma non è così, cioè nel senso non è stato fatto. Al momento non abbiamo una forma scritta definitiva. Questo è, diciamo, il contesto. Il chiavistello di cui parlavo è insistere sul peso dell'eredità araba, della lingua araba, sulla lingua siciliana. Prima di tutto bisogna fare un chiarimento. La lingua siciliana è più vicina dal punto di vista morfologico, strutturale, dicevo, quando dico siciliano intendo i vari dialetti che comunque hanno in comune la struttura grammaticale, al latino. Esattamente come il sardo, meno del sardo, ma esattamente in quell'ambito, sono lingue il siciliano è una lingua neolatina che è più vicina al latino stesso, perché ha avuto meno evoluzioni rispetto all'italiano, ha avuto anche meno contaminazioni rispetto all'italiano. Nel siciliano c'è una componente di lingua araba, che è più o meno quantificabile in circa 300 parole di uso comune. Ancora una volta, sono tutte stime, perché noi non abbiamo un vocabolario e un dizionario unificato, non abbiamo niente del genere pubblicato da nessuno, quindi sono tutte stime. 300 parole, quasi tutte dello stesso ambito che ha a che fare con il mondo materiale e concreto, con gli oggetti, con il cibo, con i trasporti e con le transazioni economiche. Non esiste in siciliano un lessico arabo che si estenda oltre i limiti delle cose concrete. Il contributo più grande della lingua araba al siciliano sta soprattutto nei nomi delle località. E infatti, diciamo, questo ci dice qualcosa. Le cose che sono rimaste di più sono nomi di posti dove gli arabi arrivarono, trovarono qualcosa che aveva già un suo nome, decisero invece di cambiare il nome di quella cosa e mettergliene uno che spesso ha un significato molto banale. Sono sempre significati che hanno a che fare con il concetto di essere su una montagna, di essere un castello, di essere una posizione difendibile, perché in fondo è così che vedevano questo posto, come d'altronde vedevano tutti i posti. Un posto da invadere e sfruttare quanto più possibile, da cui commerciare, creare una base per il guadagno e poi basta, questo è. E da questo punto di vista ci sono altri 2 elementi che ci dimostrano come il siciliano, per quello che ne rimane, e ve lo dice uno che non parla siciliano. Io lo capisco in tutte le varianti, ma io sono un madrelingua italiano che pensa in italiano come d'altronde tantissimi miei coetanei della città di Palermo. Ma comunque, per quello che è rimasto del siciliano dal punto di vista storico, e le tracce che abbiamo a disposizione,
Se prendiamo come esempio le tracce poetiche, di cui abbiamo diverse testimonianze, ecco, lì siamo di fronte a una lingua che è nella sua interezza una lingua neolatina molto molto vicina all'origine latina. Più dell'italiano, sicuramente più del toscano. Molte delle nostre poesie di poeti della scuola siciliana sono state in realtà poi, tradotte, non è una traduzione, ma sono state toscanizzate e quindi noi non abbiamo le versioni originali. Di qualcosa, per fortuna, abbiamo ancora le versioni siciliane scritte, esattamente come le scrisse il loro autore, e paragonandole al toscano del 200, il toscano di Dante o poco prima di Dante, ci rendiamo conto di quanto il siciliano di quei tempi fosse interamente una lingua neolatina, come l'ho già detto, con fortissime connessioni con la lingua madre. E questo vale anche e soprattutto per la struttura grammaticale. In Sicilia, per esempio, ancora oggi si usa per i plurali, ogni tanto, per i plurali di cose che dovrebbero essere neutre, la A. Per esempio, quando un bambino vuole dire a un altro che lo vuole menare, gli dice che gli darà i pugna. Esattamente come direbbe un romano, come avrebbe detto un romano. Non i pugni, ma i pugna. Noi abbiamo ritenuto la A del neutro plurale al nominativo. Il siciliano è una lingua neolatina con influenze varie da altre lingue neolatine a loro volta, soprattutto per esempio dal francese, dalla lingua doc e dal catalano, ma questo dipende soprattutto dai contatti che noi avevamo con tutto il resto del mondo cristiano. Le tracce arabe sono minime e riguardano, lo ripeto, uno specifico aspetto dell'esistenza. E dire che una componente così minoritaria della lingua determina il fatto che noi parliamo come gli arabi è una falsità totale, è una totale falsità in cui purtroppo però cadde anche per esempio Guy de Maupassant, che lui veniva da Parigi e lo dobbiamo perdonare, quando venne a farsi un giro qui in Sicilia e disse guarda un po', questi hanno la fonetica degli arabi, non sapendo che non è la fonetica degli arabi, ma probabilmente se fosse fatto un giro un po' più a est avrebbe scoperto che i greci avevano la stessa fonetica. Ma era Guy de Maupassant, non era Byron, lo perdoniamo anche perché ha scritto Bel-Ami, che è uno dei romanzi più belli della letteratura francese. Seguirà adesso una dimostrazione di come, realisticamente, suonava il siciliano colto nel XII secolo, ricostruito a partire da uno dei pochissimi frammenti di poesia non toscanizzata. La lettura, purtroppo per voi, è del dottor Boemi, che con tutta evidenza non è un attore, ma se non altro si impegna. La poesia si chiama Pirmeu cori alligrari ed è attribuita a Stefano Protonotaro. Qualsiasi siciliano sentirà subito un'enorme somiglianza con il proprio dialetto, o meglio, con la migliore versione possibile del proprio dialetto se questo non fosse inquinato e distrutto da orrendi influssi popolari e da una fonetica disgustosa. Opinioni queste del suddetto dottore. Pirmeu cori alligrari, chi multu longiamenti, senza alligranza e gioi d'amuri è stato, mi riturno in cantari, ca forsi levimenti, da dimuranza turniria inusato, di lu troppo taciri. E quando l'uomo ha rasuni di diri, si divi sforzari di ben cantari e d'alligrari. Ultimo punto, questo è sicuramente quello per cui mi prenderò, penso, più critiche, ma non importa perché tanto è argomento di discussione, e riguarda l'arte, soprattutto l'architettura. Una cosa che anche con il contributo dell'UNESCO, che si ripete continuamente, è questa famosa arte arabo-normanna, che è un termine che secondo me lascia veramente il tempo che trova, nel senso che moltissime di quelle che vengono chiamate opere arabo-normanne in realtà, per esempio gli esempi sono la chiesa rimaniamo a Palermo, rimaniamo nella mia città, la chiesa della Martorana, la cattedrale, il Duomo di Cefalù, la Cappella Palatina, ricostruita, dignitosamente, non stuccata come era stata ridotta fino a 30 anni fa. Sono esempi in realtà di fortissime connessioni con l'arte bizantina, l'arte dell'impero romano d'Oriente, dell'impero romano punto, non sto impero romano d'Oriente non vuol dire niente. Ma d'altronde come ci si può stupire? La Sicilia è stata in mano romea, se vogliamo usare un termine corretto, dal tempo di Belisario fino a quasi alla fine del primo millennio. Sono almeno 400 anni di dominazione, che però non era una dominazione di quella che era sentito come un popolo straniero,
era dominazione di quelli che erano di fatto i discendenti dell'impero romano. Erano persone che parlavano greco, ma il latino era conservato, erano persone cristiane su una base di popolazione cristiana, soprattutto erano persone che ricevevano questi influssi medio orientali, sì, ma intendendo da Costantinopoli, e li riproducevano. E gli stessi re normanni, quando la Sicilia venne re-cristianizzata, utilizzarono tantissimo questo stile artistico. Tutto quello che è mosaico non ci viene dagli arabi, tutto quello che è mosaico e decorazione, per esempio in oro, viene dall'impero romano. È innegabile che poi a un certo punto i re normanni abbiano utilizzato committenze di arabi per dimostrare, anche per dimostrare di poterlo fare, anche paradossalmente come segno di potere, e che ci siano elementi decorativi nell'arte siciliana che rimangono e che sono di tradizione araba. Ma non c'è un singolo edificio non c'è un singolo edificio di arte islamica che sia rimasto, o per meglio dire che sia stato fatto interamente in quei 200 anni di dominazione di emirato. Forse è stato distrutto, ma non abbiamo neanche rovine. O forse semplicemente, questa è la spiegazione più semplice e questa è la spiegazione più logica che tra l'altro si connette con quello che abbiamo detto fino ad oggi, questi conquistatori non avevano nessuna ragione di costruire delle cose. Se avevano bisogno di una moschea, e ne avevano bisogno, convertivano quella che oggi è la cattedrale di Palermo, che era già una basilica romana. Se avevano bisogno di un palazzo, ne convertivano un altro, convertivano un posto che già c'era. Non avevano nessuna voglia di lasciare delle tracce di sé per di spendere soldi. Dal loro punto di vista era completamente inutile. E infatti tutto quello che noi abbiamo di arte araba in Sicilia non è stato fatto dagli arabi, per così dire, per loro volontà spontanea. È stato fatto dagli arabi pagati per farlo. Da parte di re cristiani che volevano dimostrare in qualche modo l'universalità del loro potere. Anche perché questi re cristiani, i normanni, non erano certo degli intellettuali, questi erano scesi dalle navi vichinghe, diciamo da un secolo e qualcosa, quindi ancora si portavano dietro una certa avversione per certe forme di intellettualismo e per un po' in effetti lasciarono in qualche modo governare questi burocrati arabi, lasciandogli anche parlare la loro lingua, perché gli serviva, perché non avevano né la voglia e all'inizio non avevano neanche l'autorità, perché non vennero subito nominati re. Il punto della mia contestazione a certi tipi di argomenti, che si ammanta di una specie di romanticismo, che però non è romanticismo, è un utilitarismo, quelli che in realtà erano banalissimi rapporti di potere. Il rapporto di potere è che il forte, quello che domina, usa chi è in una posizione inferiore, ma che ci sono molti modi di utilizzare un territorio e ci sono molti modi di intendere il proprio dominio su quel territorio. Da questo punto di vista si potrebbe anche discutere, per esempio, che Federico II fosse a sua volta un estraneo, anche se non è vero perché Federico II parlava siciliano come lingua principale, ma comunque. Però è evidente che Federico II, come tanti altri, voleva lasciare delle tracce del suo passaggio e non vedeva la Sicilia, e avrebbe potuto vederla, come un suo feudo, uno dei suoi tanti possedimenti, essendo tra l'altro pure imperatore. Invece non la vedeva così, la vedeva come un posto dove risiedere, e infatti secondo me molto significativamente ancora risiede qui, ha la sua splendida, tra l'altro se vi capita di vedere il suo splendido sarcofago alla cattedrale, ed è lì. No, noi non abbiamo idea di dove siano gli emiri islamici della Sicilia. Tutto quello che noi sappiamo da fonti islamiche della Sicilia ci viene da viaggiatori che facevano il giro delle terre ormai sottomesse all'Islam, alla vera fede, e descrivevano un po' questo, quello, tutto quello che vedevano nel loro percorso, e qualcuno di questi ha lasciato anche qualcosa parlando della Sicilia. Ma non abbiamo altro. E non abbiamo altro perché, a differenza del racconto contemporaneo motivato da ragioni ulteriori, agli islamici non interessava né lasciare loro tracce biologiche in Sicilia, né lasciare tracce culturali, né lasciare nessun'altra traccia. Eravamo, come siamo stati per tanti altri, uno scalo commerciale.
E con questo entriamo nell'ultimo punto della mia dissertazione, se così vogliamo chiamarla, ed è quella che riguarda il bello dell'essere invasi, il bello dell'essere sottomessi. Non c'è nessun bello nell'essere sottomessi. Questo, stavolta vado dritto al punto. Tutti i popoli che sono stati ripetutamente sottomessi e hanno avuto tantissime dominazioni straniere sono sistematicamente i popoli più sottosviluppati nel tempo presente. I popoli che invece hanno mantenuto una relativa... Tutti i popoli sono stati invasi a un certo punto, ma quelli che hanno mantenuto un certo nucleo e una certa stabilità nel loro governo, non che il governo stabile sia sempre buono, ma che in qualche modo sono sempre stati governati da se stessi, sono quelli che invece risultano meglio, perché avere troppe dominazioni, avere sempre il potere tolto da sé e dato a qualcun altro, fa sviluppare, e in questo io la vedo esattamente come moltissimi altri autori siciliani, fa sviluppare un senso di enorme fatalismo, che forse è il tratto più... l'unico vero tratto culturalmente percepibile non appena si arriva qui da noi in Sicilia, o come nel mio caso ci si nasce. Ed è questa sensazione di avere sempre il controllo tolto da sé, che poi sfocia nel dire vabbè, non possiamo fare niente, non dipende da me, dipende da fattori più grandi. C'è sempre qualcun altro, c'è una certa estetica e fantasia diffusa, una specie di inconscio collettivo siciliano che dice sempre ma sì, ma quelli che comandano chissà dove sono, non si può fare niente, nonostante il fatto che ormai non ci siano da tantissimo tempo invasori esterni. E infatti non a caso i nostri amici neoborbonici, che vabbè, poverini, si sono inventati questo mito del Piemonte che ha derubato la Sicilia di queste sue enormi ricchezze, quando invece eravamo una landa sottosviluppata. Non che poi il Piemonte fosse questo straordinario luogo di intellettuali e pensatori e grandi militari e strateghi, perché in realtà era un regno piccolo, con aspirazioni minime, però quantomeno provava ad andare in qualche direzione, provava un po' a muoversi nella politica europea, provava a contare qualche cosa, a fare qualche alleanza, a vedere, imparare dagli altri, quelli grandi che stavano attorno, dalla Francia, imparare qualche cosa, dalla Germania, vedere che cosa si poteva fare. Noi eravamo statici, noi eravamo, come d'altronde siamo ancora oggi, nella palude. Ed essere nella palude dipende anche e soprattutto da un certo tipo di narrativa. La narrativa che dice che noi non sappiamo chi siamo perché siamo tutti bastardi, la narrativa che dice che c'è sempre qualcuno che ci governa da fuori perché è sempre stato così, e che anzi dovremmo essere contenti di questo perché almeno queste tante dominazioni ci hanno lasciato la mente aperta, a differenza di quelli con la mente chiusa che invece almeno che invece sono rimasti sempre un po' a badare al loro orticello. Io credo che queste narrazioni siano molto più dannose di tante politiche materiali, che questo senso di sfinitezza continua, che d'altronde si legge anche in libri meravigliosi scritti da siciliani sulla Sicilia, è proprio una cosa che ci attraversa. E io penso che ci siano però persone che sfruttano questa cosa che ci attraversa per continuare un discorso che invece si potrebbe allargare molto al di fuori dei confini di questa regione. E il discorso è più o meno questo, l'ho detto all'inizio, lo ripeto e lo chiarisco. Voi non avete identità, voi non siete nessuno, voi siete una roba di mescolanza che non ha né capo né coda. Quindi quando arriveranno altre persone che non hanno niente in comune con voi, non si può neanche giustificare con quel 6% di haplogruppo J2, sono persone che non c'entrano proprio niente, ma comunque tanto dovete accoglierle, perché tanto neanche voi c'entrate niente con voi stessi, voi non siete, ripeto, voi non siete nessuno, non lo sapete chi sono i vostri padri, quindi figuratevi se potete andare a fare discorsi sui padri degli altri, sulle motivazioni degli altri, perché non solo non sapete chi sono i vostri padri, ma chiunque fossero, comunque erano in qualche modo dei servi, in qualche modo erano delle persone che sono passate da un padrone all'altro, senza soluzione di continuità, fino a quando a un certo punto il padrone si è cominciato a chiamare Italia e allora in qualche modo ci è stato dato un po' di controllo
e ogni tanto anche un qualche contentino, tipo in teoria il Presidente della Repubblica Italiana sarebbe palermitano, invece il Presidente del Senato sarebbe siciliano, quindi in qualche modo in teoria avremmo un po' di direzione dove andare. Io penso che per noi, e sicuramente anche per tanti altri popoli, ma per noi in primo luogo, e questa è una cosa che mi tocca da vicino, sarebbe anche il momento di rifiutare questo tipo di narrazioni, di pre-narrazioni, e dire chiaramente, come ho provato a fare io in questo video, che noi ce l'abbiamo un'identità, e come se ce l'abbiamo, e che grosso modo siamo sempre gli stessi. Siamo gli stessi non voglio dire che siamo gli stessi del Neolitico, siamo gli stessi dell'età del ferro, però abbiamo attraversato questa storia enorme, questa storia, questi millenni di storia, più o meno nella stessa posizione, che è una pessima posizione, però siamo noi ancora. E non è vero che non abbiamo padri, e non è vero che siamo melting pot, non è vero che siamo gli Stati Uniti di Sicilia, e non è vero che dobbiamo accogliere chiunque, e eventualmente se diciamo di no, perché non ci va a vergognarci della data cosa. Perché un tempo, altro argomento molto in voga, ma non è questo il proposito del video, eravamo noi ad andare da altre parti, cosa peraltro verissima. Io spero di non essere stato troppo dispersivo e spero che questo episodio, che per me chiaramente è molto intimo, molto personale, vi abbia interessato. In attesa di rincontrarci, in questo segno noi vinciamo.